Mi chiamo Luisa Franchina, sono un ingegnere elettronico, ho 49 anni e dopo la laurea ho preso un dottorato e un postdottorato in ingegneria e ho fatto alcuni anni nella ricerca. Poi sono passata nel privato, ho lavorato all'estero in un'azienda di consulenza e infine sono entrata nella pubblica amministrazione chiamata a fare il dirigente generale nel Ministero delle Comunicazioni. Da lì sono passata in protezione civile, dove ho diretto un nucleo che si occupava di attacchi nucleari, biologici e chimici e infine ho chiuso la carriera nella pubblica amministrazione dirigendo un ufficio sulle infrastrutture critiche nella Presidenza del Consiglio dei Ministri. Oggi sono un imprenditore, quindi sono tornata nel privato e ho una mia azienda che si occupa di gestione del rischio. Il settore con maggiore difficoltà è stato, sotto un certo punto di vista, la ricerca. La ricerca nell'università è molto difficile, soprattutto ingegneria. Negli anni in cui l'ho fatta io era normale trovare uomini e quindi dal punto di vista dell'essere donna c'erano sicuramente tante difficoltà. Un altro luogo particolarmente difficile è la pubblica amministrazione, soprattutto ai livelli apicali, perché nella pubblica amministrazione ci sono tantissime figure femminili, tuttavia sono normalmente a livelli non altissimi, quindi quando si arriva appunto a livelli apicali si trova nuovamente un problema di gender. La chiave di volta per superare la normale diffidenza verso le donne, diffidenza che è sia degli uomini che delle donne stesse, è prima di tutto l'autorevolezza. Il fatto di sapere di che cosa parli, di conoscere una professione e la tua professione in particolare aiuta moltissimo. E poi grande umiltà. Arrivare sempre con il profilo basso e aspettare e quando si è interrogati, diciamo così, tra virgolette, rispondere con autorevolezza faceva sì che alla fine le persone si ricordassero di avere davanti una persona e non necessariamente una donna o un uomo. Sicuramente la mia famiglia. Mia mamma per me è stata fondamentale. Quando sono partita subito dopo l'università ho scelto un tipo di carriera che non si confrontasse con lei perché lei aveva avuto una carriera e la stava avendo in quel momento folgorante e impareggiabile. Poi in realtà mi sono trovata a fare alcune cose sul solco anche della sua carriera perché lei era in pubblica amministrazione e sono entrata anche io nella pubblica amministrazione. Ma lei è sempre stata un faro e nello stesso tempo un supporto fondamentale nelle decisioni e nei momenti di ansia, perché sempre di fronte ai bivi soprattutto, ai momenti in cui uno deve prendere le grandi decisioni della vita, avere una persona che ti consiglia, ma soprattutto che ti dice comunque andrà tutto bene, questo è fondamentale. Sicuramente mi piacerebbe dare un consiglio relativo all'autorevolezza ancora una volta e alla ambizione sì, ma senza che questa diventi competitività. Molto spesso mi è capitato di incontrare donne che sia nel pubblico che nel privato, per poter arrivare a livelli alti oppure a fare le imprenditrici, diventavano competitive in un modo forse fuorviato. Ecco. E quindi era molto difficile sia per le altre donne sia per tutte le persone in generale interfacciarsi con loro. Questa difficoltà alla fine comporta il fatto che nasce la leggenda metropolitana, che le donne sono difficili o che comunque sono caratteriali. In realtà siamo in difficoltà e quindi spesso reagiamo un po' sovradosando determinate caratteristiche. Una donna a cui mi ispiro, una donna l'ho già citata che sicuramente è la mia mamma e per carità, un'altra donna che mi ha colpito nella mia vita, pur non essendo io religiosa, è Chiara Lubick. Per un motivo particolare, era una grande pensatrice ed è stata in grado di scrivere i suoi pensieri, forse in un certo senso anche filosofici, in un modo estremamente comprensibile e pragmatico, applicabile per chiunque.
Chiaramente lei li scriveva con un afflato cattolico e quindi c'era anche un motivo per cui cercava di dare un messaggio fruibile da chiunque, però questa sua capacità di tradurre anche concetti difficili in parole semplici e immediate e poi di viverlo, cioè di portare tutto questo non solo sulla carta ma anche nel suo modo di vivere, mi ha sempre ispirato molto.